Ciao a tutti, anche oggi voglio condividere con voi alcuni dei trucchi casalinghi. Condivido con voi quello che ho sperimentato, condivido con voi quello che io mi trovo bene e so che sono utile. Di sicuro questa tipologia di video che ho iniziato a farlo sul mio canale non vi dimostrerò come si fa la Coca-Cola in casa o il chewing gum, insomma, condividerò soltanto le cose molto utili e pratiche per la nostra vita quotidiana. E se hai qualche domanda, se cercate qualche soluzione, prova a scrivere sui commenti di questo video, così io penserò come farti aiutare e farò un altro video per te. Se le vostre borracce emanano un cattivo odore, di solito si mette acqua e bicarbonato e si lascia agire per 12 ore e dopo si risciacqua. Ma se voi avete bisogno di una borraccia subito pulita e fresca, aggiungete un po' di dentifricio, risciacquate 2-3 volte e vedrete che ottenerete subito una borraccia molto profumata, molto fresca. Stessa cosa lo possiamo fare anche con il termos. Quando compriamo le uova dal supermercato, di solito le uova questi commerciali ce l'hanno già scritto la data della scadenza, invece questi di casa come riconoscerle? Io di solito faccio così, prendo una matita e scrivo sull'uovo la data quando li ho presi dal polaio. In questo modo io saprò quanto tempo ho a disposizione per consumare le mie uova. Evitate di scrivere con i pennarelli perché hanno comunque un inchiostro molto liquido e l'uovo assorbe, ma fatelo con la matita. Le uova di casa vanno consumate entro 28 giorni. Io il riso, la pasta, mi piace conservarli in questi contenitori di plastica, per me è più pratico così. Ma chi li conserva ancora nella loro scatola originale, per evitare che magari loro cadono e vi fanno disastri in cucina, vi faccio vedere in che modo possiamo chiudere queste scatole, che così vi rimane tutto molto più compatto e chiusi molto bene. In questo modo possiamo chiudere tutte le nostre scatole che abbiamo in cucina. Sappiamo benissimo che l'aglio tende o che prendere muffa o che marcisce o che si secca, insomma va buttato tanto aglio. Come conservarlo al meglio? Lo apriamo. Io di solito lo metto in un contenitore di plastica trasparente, metto un po' di sale, apro l'aglio, riempio tutto il barattolo con l'aglio e anche con il sale. In questo modo il nostro aglio si conserva molto bene e ogni volta quando prendete ve ne accorgerete che è più croccante, con più succo, è tipo come quello estivo, come un aglio fresco. In più non ci sono dei brutti odori, lui sta lì chiuso molto bene e quando lo potete tenere anche in cucina e vi assicuro che non sentirete neanche odori di aglio. Come scegliere le migliori arance? A volte mangiamo un'arancia è tutto dolce, succoso, alcuni sono più acidi. Se cercate le arance più dolci, quelli più succosi e più dolci, fate così. L'arancio, dove vedete quegli aranci che hanno tipo un buco vuoto, su alcuni tipo spunta come un fiore di sotto, ma alcuni hanno leggermente il buco così vuoto, ecco come vedete questa immagine. Questi sono le migliori arance, sono molto dolci e molto succose.
Visto che adesso è il periodo delle arance, facciamo così, tagliamo a fettini le arance, stessa cosa faccio con il limone e li metto a congelare. Adesso le arance sono molto saporite, molto profumate. Una volta congelati li metto in un contenitore e li abbiamo già pronti per rinfrescare le nostre bevande. Chi ha un locale, un bar che vengono comunque serviti questi arance con il gingerino, con il crodino, un po' di patatine, così li avete già pronti e sono molto molto profumati. Avete mai provato di mettere il garofano dentro nell'arancia? Provate, otteniamo un profumo per ambiente, lo possiamo lasciare anche come centro tavolo e anche un ottimo anti-stress quando lo prendi in mano e lo tocchi. Provate una sensazione molto piacevole e particolare. Ho messo a soffriggere un po' di carota, un po' di patata, ho aggiunto il porro, ho aggiunto cavolfiore, dopo l'ho messo a bollire con un po' di brodo di manzo. Ho aggiunto anche un foglio di alloro. Quest'estate avevo fatto un condimento in casa. In realtà ne li ho fatti più di uno, ma questo in particolare ho messo a essiccare la melanzana, ho messo a essiccare i peperoni, pomodori, cipolla, sedano e ho fatto un condimento così, un brodo vegetale. Ho frullato tutto, ho messo un po' di sale che così si conserva al meglio, ho essiccato anche il prezzemolo e abbiamo ottenuto un dado vegetale fatto in casa. Adesso aggiungo anche un cucchiaio di questo dado che è molto saporito, c'è un profumo quando apri e alla fine aggiungo anche i peperoni che ho congelato sempre quest'estate, così io porto questi sapori estivi anche adesso in inverno. Insomma, ho fatto una minestra. Alla fine aggiungo il prezzemolo. Cosa faccio? Ho preso un pizzico di bicarbonato di sodio, lo mettiamo dentro in minestra. Il bicarbonato di sodio non rovina il gusto, non si sente neanche nella nostra minestra, però il nostro prezzemolo o erba cipollina, quello che mettiamo, rimane più verde, si conserva meglio il colore, oltre ad avere una minestra molto buona e anche bella di aspetto anche il secondo giorno. Altri usi con la carta da forno: ho messo un salmone dentro, un po' di sale, un po' di olio, lo chiudiamo qua bene come una specie di tasca e lo mettiamo a cuocere. In questo modo evitiamo anche cattivi odori in casa e si cucinano molto prima e molto meglio, rimane tutto bello saporito e non è per niente secco, è molto tenero. Stessa cosa lo possiamo fare anche con la bistecca, con la verdura, con tutto quello che noi vogliamo. Ho preso il burro fuso con un pennello, metto su una carta da forno, lo spalmo bene. Metto il condimento fatto in casa, pomodorini secchi, basilico e cipolla, metto una fettina di petto di pollo, lo chiudiamo bene e possiamo mettere anche tipo petto di pollo senza alcun condimento, soltanto un po' di sale, lo mettiamo così sul tegame, dopo lo giriamo, basta pochi minuti e vedrete come dentro lui si cuoce molto bene, rimane talmente tutto profumato, lì chiuso all'interno tutto e soprattutto molto tenero. Nei commenti dell'altro video che ho condiviso con voi ho notato tante domande per quanto riguarda il forno, come lavarlo e soprattutto le macchie molto incrostate. Non ho risposto a questi commenti, però ho fatto un video per voi. Guardate, io amo molto fare le aliette fatti in questo modo. Li metto prima a marinare, li metto sulla retina sopra, di sotto lascio le verdurine e loro si cuociono, diventano molto croccanti e molto buoni. Ma cucinandoli così la nostra retina e anche il nostro forno si sporca tanto. Guardate, io ho lasciato il mio forno apposta molto sporco, con le macchie molto incrostate perché sapevo di fare questo video e oggi vi voglio mostrare come possiamo lavare bene il forno. Vi faccio vedere che sono delle macchie comunque molto incrostate che fanno veramente tanta fatica soltanto con dei detergenti forse chimici, quelle che io in casa non ce li ho. Vedete anche la retina, l'ho proprio bruciata dopo che ho cucinato, ho acceso di nuovo il forno perché volevo fare questo video per voi. Allora prendo la pastiglia per la lavastoviglie. Io avevo condiviso ancora un anno fa con la pastiglia che lavavo la lavatrice, insomma oggi vi voglio fare vedere questo. Ho messo a bollire l'acqua,
metto in un contenitore, a proposito ho messo anche a scaldare 2-3 minuti il forno, in un contenitore metto la pastiglia della lavastoviglie, metto l'acqua bollente, vado a spruzzare il forno e l'ho lasciato circa 15-20 minuti. Ho bisogno di far sciogliere queste macchie, ammorbidirle più che altro. Allora, se voi prendete una spugnetta vedrete che non va via, nonostante è molto, il detersivo comunque è molto forte. Un'altra cosa che mi piace di usare la pastiglia per la lavastoviglie è che non sentite il brutto odore tipo di detersivo, di cose chimiche, che è molto delicata su questo aspetto. L'ho lasciato così ammorbidire. Dopodiché ragazzi solo la cenere, per me il migliore sgrassante è la cenere. Io con la cenere pian piano con un po' di pazienza l'ho fatto come nuovo, che adesso ve lo faccio vedere. Facciamo così, so che tanti di voi non avete i camini, non avete la cenere, io vedo in questi giorni appena trovo un link con della cenere buona ve lo metterò sotto la descrizione del video, magari guardo anche che non costi tanto, se trovo qualcosa ve lo lascio volentieri. E torniamo al nostro forno. Ecco, con la cenere ho preso comunque la spugna, quella di ferro, tipo di acciaio come vengono chiamati, e l'ho grattata pian piano l'ho grattato bene. Il mio forno è diventato come nuovo. Io sempre lo lavo così, questa volta l'ho lasciato, ripeto, molto incrostato. La retina invece l'ho messa qua in acqua calda con una pastiglia sempre della lavastoviglie, e vi dico che la pastiglia della lavastoviglie me l'ha fatta sciogliere molto bene, cioè proprio ha fatto sciogliere tutto questo sporco, tutto questo grasso. L'ho lasciato 15 minuti qua al molo e anche questa mi brillava proprio. Vedete l'acqua come è sporca? Io non ho usato alcun detersivo, soltanto una pastiglia dalla lavastoviglie, e anche questa è molto, molto buona, la sgrassa molto bene. Spero anche oggi che vi sono stata utile. Se voi conoscete i vostri trucchi casalinghi scrivete nei commenti, così chi lo legge magari può essere utile. Ragazzi, il mio video finisce qua. Se ti è piaciuto, se lo trovi utile, interessante, condividilo sulle vostre pagine con i vostri amici. Iscriviti al mio canale se ancora non l'hai fatto e noi ci vediamo presto. Ciao ciao! An ocean, a cave, a dream that no one could save.